aspetta, ti faccio una domanda strana. Hai mai sentito parlare dell'operazione Pesce? Sì, proprio Pesce, sì, no, non sto scherzando. Te lo racconto io. Nel 1939, mentre l'Europa andava letteralmente a fuoco, la Gran Bretagna ha caricato di nascosto tutto il suo oro su delle navi e l'ha spedito in Canada. Tutto. La più grande migrazione di ricchezza fisica della storia dell'umanità. Perché ti racconto questa storia? Perché sta succedendo di nuovo. Solo che stavolta non è oro. Nelle ultime settimane le nazioni hanno iniziato ad accumulare roba. Sì, proprio un po' di tutto. L'Egitto accumula grano e Canada ha scorte di sciroppo d'acero. Sì, hai capito bene. La Cina accumula carne di maiale. Il Giappone riso. La Svizzera ha scorte alimentari per mesi. E gli Stati Uniti hanno appena investito 12 miliardi in minerali critici. Le nazioni non accumulano quello che sale di prezzo. Accumulano quello che non possono permettersi di perdere. Hai capito? E se guardi questo grafico sulla stabilità globale, capisci subito che qualcosa nell'aria è cambiato. Non serve essere Fabrizio Corona per accorgersene. Quindi adesso ti faccio la domanda scomoda. Qual è la vera riserva strategica dei prossimi 10 anni? Lo sai? No, non è il petrolio. Non è l'oro. Non sono i microchip. Sai cos'è? È la forza lavoro. E sta collassando. L'Europa ha una natalità sotto il livello di sostituzione. Il Giappone ha una curva demografica che va giù quasi in verticale. La Cina sta invecchiando prima ancora di diventare ricca. La Germania ha una delle manifatture più forti al mondo, ma i giovani, per farla girare, non ci sono. La prossima grande guerra non sarà per il petrolio, sarà per chi ha le braccia, o per chi riesce a costruirsele. Sì. Benvenuti nell'era dei robot umanoidi. E no ragazzi, non sto parlando del video dove vedi questi robot che cadono per le scale, quelli fanno ridere, lo so. Sto parlando di qualcosa di completamente diverso. Un robot umanoide non sciopera, non invecchia, non ha bisogno di welfare, non ha un sindacato, è una scorta produttiva permanente. Quando vedi che Tesla, Figure AI, Agility Robots, Boston Dynamics e perfino Nvidia stanno tutti spingendo in questa direzione, non stanno inseguendo una moda tecnologica, stanno accumulando capacità produttiva autonoma. Sì, purtroppo è la nuova forma di oro, perché un paese che controlla energia, intelligenza artificiale e robotica umanoide controlla la produzione. Te lo ripeto perché tu possa capire bene, un paese che controlla energia, intelligenza artificiale e robotica umanoide controlla la produzione. E chi controlla la produzione controlla la stabilità economica e quindi la ricchezza. Questo non è un trade così da 6 mesi, è un cambio vero di paradigma. Negli anni 40 accumulavi lingotti d'oro, nel 2026 accumuli automazione. Il capitale globale non sta andando nei robot perché sono fighi e che belli, ci sta andando perché la demografia è matematica e la matematica non negozia con nessuno. Quindi, chiarissimo, la vera domanda non è se questo settore crescerà, è se tu sarai tra quelli che lo capiscono adesso o tra quelli che lo capiranno tra 5 anni, quando ormai sarà già troppo tardi. Alla prossima, man!